Buongiorno a tutti da Daniele e Ambra, che sono già da stamani presto in una super salita lungo la via Francigena. Oggi siamo partiti da Campagnano di Roma. Partiti subito, veramente una salita ripidissima. Ci hanno superato delle cicliste spagnole, ci hanno superato a pochissima velocità di differenza. Ora non ti gasare. Vabbè, Pochissimo. sarà stata al 25% di salita, Sì. quanto le volevi fare andare più veloci di noi. Sì, sì. Oggi penultima tappa del nostro cammino verso Roma. Oggi destinazione La Storta, circa 23 km. Dovrebbe essere un po' un saliscendi, oggi dovrebbero esserci dei punti panoramici, speriamo, perché la giornata è magnifica anche oggi. Sarà molto caldo, per la gioia di Ambra. Sì, oggi prepariamoci a affrontare il caldo di ieri, Sì. almeno. Poi chissà, magari ci sarà un po' più di bosco, speriamo, però Non sarebbe male. come si dice, speriamo per il meglio ma prepariamoci per il peggio. Esatto, però dai, comunque l'umore è alto perché è la penultima tappa e se tutto va bene domani arriviamo a Roma. Quindi Siamo alla fine, sì, dai, gli ultimi sforzi. gli ultimi 4-5 passi. Sì, gli ultimi 450.000 passi mi sa. Anche stamani camminiamo un po' all'indietro in salita, così ci riposiamo. Oggi ci sono queste salite corte, ripide, una dietro l'altra, con anche alternate discese molto ripide. Adesso stiamo attraversando il parco di Veio. Arriva una macchina, Prima macchina? No? Ah sì, ok, sì. Sì. Vai, Giriamoci. giriamoci, vai. È meglio. Se no ci facciamo una figuretta strana. La tappa prosegue, attraversiamo ora il centro storico di Formello, sempre più vicini a Roma. Adesso ci guarderanno tutti gli invitati di questo matrimonio. Ah no, aspetta, No, cosa c'è? no, comunione. Cresimo. Sì, ok, ci sono le comunioni questo sabato mattina, molto carino qui. Facciamo una panoramica della piazzetta, gira con me. Ecco, aspetta. Dopo Formello è iniziato un fantastico sentierino, soprattutto in discesa, molto carino, un po' tecnico, un po' avventuroso, e adesso siamo nella giungla, ci siamo fermati per pranzo. Siamo arrivati in Amazzonia. Sì, camminando. Avevamo fame, allora oggi pranzo un po' prima del solito. Ora ci stiamo avvicinando alla Storta, dove per la prima volta in questa vacanza alloggeremo in un hotel. Fino ad ora siamo stati sempre in ostelli o piccoli affittacamere, però abbiamo avuto difficoltà a trovare ostelli e strutture simili, semplici alla Storta, e in generale mano a mano che ci avvicinavamo a Roma, perché le tappe finiscono in paesi un po' più piccoli e la Storta in particolare è piccolissimo. Sì, per quello che abbiamo visto, poi adesso magari ci arriviamo e scopriamo che è una grande città, però sembra, ecco, che comunque sia una frazione piccola, però comunque abbiamo dormito anche in altri posti che erano piccoli, come la prima tappa che finiva a Ponte d'Arbi, anche quello è una frazione, è piccolino, però lì c'era un ostello
prima telefonata, avete disponibilità? Sì, è prenotato. E lo stesso è successo con le prime tappe in Toscana, mentre poi piano piano sì che ci avvicinavamo alla fine. Gli ostelli allora o magari erano chiusi, aprono il 1° giugno, oppure erano lontani dal centro, e a noi serviva comunque un posto dove dormire che fosse in centro, vicino a insomma, un ristorante, bar e al supermercato per fare la spesa per il giorno dopo. Quindi stare magari a 1,5 km, 2 dal centro era un problema. Soprattutto dopo che hai camminato magari 20-25 km tutto il giorno, cioè sì. Ogni metro conta. Sì, quindi ecco la seconda parte del nostro cammino soprattutto abbiamo soggiornato per nottare in affittacamere comunque o bed and breakfast o simili. Gli ostelli sono stati soprattutto per la prima parte del cammino. Comunque ci siamo trovati bene anche in ostello, era la nostra prima esperienza e comunque, come avevo detto forse in qualche video dei primi giorni, si assapora davvero l'esperienza del pellegrinaggio dormendo in ostello, più che negli affittacamere. L'accoglienza è veramente minimalista, molto spartana, però è un'esperienza. Se avete un po' di, diciamo, tollerabilità all'accoglienza spartana, vi consiglio di provarlo. Gli ostelli fra l'altro non sono solo lungo la via Francigena, ma comunque sono un po' dappertutto. Noi non l'avevamo mai provato, ecco, non avevamo avuto occasione durante le scorse vacanze, nemmeno ci era venuto in mente sinceramente. Questo è un po' il riassunto di dove abbiamo pernottato durante questo nostro cammino. Anche poi l'ultimo hotel a Roma cioè l'ultimo soggiorno a Roma è in hotel, anche lì. Sì, ma non perché non ci fossero le strutture a Roma, Già, è vero, sì, lì sì, è vero. Avevamo un buon regalo da utilizzare e allora lo utilizziamo per l'ultima notte come nostro premio. Sì, per festeggiare l'arrivo, Sì. dai! Dai, ormai è sempre più vicino. Sì, continuate a seguirci se volete vedere l'hotel. Come si dice a Roma, dai! Dai! Se l'ho pronunciato bene, scusate romani. Ecco qui ci viene in aiuto la nostra app e si capisce che il sentiero alternativo è una specie di scorciatoia verso la fine tappa, e fra l'altro è quello proprio segnato come ufficiale nella nostra app, quindi avanti andiamo a destra per quello più corto e probabilmente sarà anche più tecnico, più avventuroso, anzi sono quasi sicuro, per la gioia di Ambra. Però è più corto, quindi Ambra è contenta. E vai! Prima o poi le salite finiscano, non ti preoccupare. Todo lo che sube baja. Sì, ok. Questa tappa di oggi è stata quasi tutta all'interno del Parco Naturale di Veio. Veramente magnifico. Anche poi la parte finale con quella cascata al mulino. Fra l'altro l'aspettavo da giorni e non mi ricordavo esattamente in quale tappa era. E adesso siamo arrivati a... Siamo arrivati alla Storta. No, più o ancora meno, no. dai, vabbè, sì. Siamo a Isola Farnese, ma non so bene quale sia il confine fra Isola Farnese e la Storta. Comunque siamo a poche centinaia di metri dall'hotel e siamo a 22 km e qualcosa, quindi direi che anche la tappa di oggi è stata completata. Sì, sì. Stasera abbiamo tanta fame e ci mangiamo di nuovo la pinza romana prima di lasciare il Lazio.
Siamo appena tornati dalla pizzeria, ci voleva proprio una bella mangiata per recuperare le forze dopo la tappa di oggi che è stata abbastanza impegnativa e soprattutto in vista dell'ultima tappa di domani che ci porterà a San Pietro. Eh già, domani l'ultimo giorno del nostro cammino. Non sembra vero, cioè... Sì, se ripenso ai vari mesi prima della partenza, pensare che domani è l'ultima tappa fa un po' strano, è un po' emozionante, un po', fa quasi paura, un po' una cosa quasi reverenziale, diciamo, pensare alla tappa di domani. Comunque dai, ci siamo, domattina partiamo presto perché pensavamo poi di fare pranzo, insomma, lì all'arrivo. Perché pensavamo all'inizio che fosse 17 km, invece abbiamo scoperto che è 19 oggi, anzi 19 più un chilometro perché comunque abbiamo finito la tappa un po' prima, visto che l'hotel oggi abbiamo finito un po' prima. Ci siamo fermati in un hotel prima della tappa ufficiale, della fine della tappa ufficiale. Sì, quindi ci sta che domani siano 20, 20 dai. 20 da fare prima di pranzo perché vogliamo fare pranzo a Roma. Sì. Dai, ce la faremo. Dai, domani è più discesa che salita. Sarà una tappa che comunque non sarà tutta città. Abbiamo visto si attraversa una riserva naturale e poi si sale sopra un monte che è a ridosso del centro di Roma. Dovrebbe essere una bella salitina, ma comunque dai, non lunghissima. E dovremmo vedere un po' di panorama della capitale. Dai, non vi rubiamo altro tempo. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito e ci vediamo domani a Roma. A domani. Ciao ciao!